Buongiorno a tutti, ben ritrovati. Radio Rossonera è martedì 7 novembre del 2023, giorno partita perché c'è Milan Paris Saint-Germain questa sera alle 21 a San Siro e questa mattina al Melià torna Enrico Boiani. Henry, ciao. Ciao, buongiorno a tutti, ben ritrovati. Sì, siamo qui al Melià, ma anche se sono al Melià e non sono a casa, non ve lo dico tranquillamente, ve lo dico da qui, mettete like, iscrivetevi al canale, attivate la campanella per tutte le notifiche. Piccolo spoiler di giornata, sono le 9:44 in questo momento quando stiamo iniziando a registrare. Abbiamo Direttore, aspettato, dimmi. ho una piccola news per lei, breaking. Eh, Il ritrovo non è alle 10 oggi, ma alle 10:30. E quindi c'è un pochino più di elasticità per i giocatori, perché se no sembrava strano che a quest'ora, quindi stiamo registrando alle 9:03, non era arrivato nessuno di fatto se non Florenzi, Pobega, Pulisic e Maignan, che sono i 4 giocatori che già sono arrivati. Gli altri hanno ancora quindi un 40 minuti, dai, per arrivare nel momento in cui stiamo registrando. Perché questo silenzio? Niente, figurati. Vi mostro Mignani intanto, che lui sì, è già arrivato all'Hotel Melià. Ci sono più probabilità che Mike dia 50 euro che faccia una foto. Sì, direi di sì. Mike è un po', lo sappiamo, un po' sui Però generis, devo dirti la verità, da credo che sempre. nessuno oggi si fermerà, ma al Melià di base, quando ci sono comunque tante persone, non è che si fermano troppo. Kalulu e Leao forse sono quelli che si fermano un po' più di tutti. Kalulu non c'è, Leao se non è nel mood neanche lui solitamente si ferma, quindi però è comunque uno di quelli che si ferma di più. Contando E che gli altri quindi due non ci sono proprio, li salutiamo. esatto, e Cioè, quindi erano Salmacher e Sandro Tonali. esatto, difficilmente si fermerà qualcuno. Prima di tornare da te e parlare di Milan Paris Saint-Germain, un veloce passaggio a quello che è accaduto ieri sera tra nel giro di un'ora l'allenamento del Paris Saint-Germain e nel giro di pochi minuti dopo la fine dell'incontro tra Jerry Cardinale e Zlatan Ibrahimovic. Mentre tu mi racconti del Paris, io metto in onda anche ciò, perché in tutto questo al portrait di San Babila è andato in corso, scusate, l'incontro tra Jerry Cardinale e Zlatan Ibrahimovic. Sì, Vuoi fare un piccolo riassunto di quell'oretta? allora, tralasciamo il fatto che io e Beatrice Sarti siamo arrivati esattamente un secondo prima che iniziasse l'allenamento del Paris Saint-Germain e un secondo prima che Ibrahimovic uscisse dall'hotel, anche perché fare San Siro San Babila non è comodissimo per chi è di Milano, soprattutto se si è coi mezzi. Però fatto sta che siamo riusciti, siamo partiti dall'allenamento del Paris che comunque è stato fatto a San Siro, nel cerchio di centrocampo i giocatori hanno fatto il torello. Ragazzi, io sono ovviamente un tifoso del Milan, ma sono anche un appassionato di sport e di questo sport e credo, come ho detto ieri, che chi è un tifoso del Milan ama il calcio e se ama il calcio ama anche Kylian Mbappé. Vederlo da 2 metri, salire quelle scale, fare il torello, toccare il pallone, dicevo ieri a Bea, sembra che abbia il velluto sul piede, anche quando fai passaggi tesi, forti di prima, sembra quasi che la accarezzi. È un colpo secco che sembra una carezza, non so spiegarvelo. È molto bello, tra l'altro si è messo tanto a ridere e scherzare con il fratello di Teo. C'è stato questo siparietto tra Hakimi e Skriniar che si sono abbracciati quando sono entrati a San Siro, ma voglio dire, ci può stare. La cosa che mi è rimasta è veramente un clima molto disteso in questo momento al Paris Saint-Germain, anche per i risultati che stanno ottenendo. Erano partiti un po' zoppicando, adesso stanno andando a gonfie vele sia in campionato che in Champions League. Poi dopo ci siamo diretti, ci siamo fiondati a San Babila e abbiamo proprio incontrato Zlatan Ibrahimovic che stava uscendo dall'hotel. Si è fermato, non Mm, fermato, diciamo Ibra, appena mm. visto Peppe Di Stefano si è messo a ridere dentro la macchina, si è anche fermato un istante, non ha abbassato il finestrino però, gli ha fatto un cenno come per dire
io non so come interpretarlo bene, se o sei ancora qui sempre te, anche perché Ibra l'ha sempre visto tutti i giorni a Milanello, o come, o Ibra, non so come come dire, dirglielo. o come dire più avanti saprete, no? Più avanti parlerò, più avanti tutto sarà più chiaro. Comunque è sembrato un Ibra molto disteso, rilassato, poi può sempre bluffare, può sempre avere quella faccia per altri motivi, però ecco, mi è sembrato un Ibrahimovic molto sereno. E non so se sia sereno perché la trattativa con Cardinale sia andata bene, non so se sia sereno perché invece ha in mente altre cose, doveva solo declinare le proposte, questo non lo possiamo sapere. Fatto sta che il Milan vuole Ibra e Ibra ascolta, perlomeno. Ecco, Mm. ascolta, ieri ha ascoltato 2 ore e ha trattato. Ecco, questo è l'unica cosa certa in questo momento. Poi i risvolti futuri li sapremo, credo, tra non troppo tempo, anche perché le trattative stanno andando avanti da un po'. Sì, stanno avanti da un po'. mm, Non vorrei far passare il messaggio che non sia stata un'accelerata perché non stiamo andando bene. Ecco, se abbiamo accelerato nell'ultimo mese è perché le cose sono un po' andate peggiorando, al di là di tutto. Quindi va bene che probabilmente si sta chiacchierando da un po', però lo sappiamo che le cose sono un po' accelerate nell'ultimo periodo. Ve lo mostro il Zlatan Ibrahimovic di ieri sera che avete recuperato, così poi ne parliamo. Io non mi azzarderei comunque in risultati finali, adesso ne Sì, parliamo. ti Dimmi. svelo un piccolo easter egg, tra l'altro, queste sono le cose, no, i Mm. retroscena che ci portano a queste giornate. Ieri, mentre Ibra stava uscendo, ci ha suonato 2 o 3 volte una macchina che stava entrando con un ragazzo e una ragazza, no? Che voleva entrare e ha anche un pochino, non rovinato le immagini, no? Perché comunque si è riusciti a beccarlo Ibra, però si è messa in mezzo, ecco. Questa mattina al Meliá è arrivata la stessa identica macchina con le stesse identiche 2 persone che sono appena salite in hotel. Piccolo, cioè così, completamente a caso, ma è successa questa cosa. Credo che odieranno il Milan per i prossimi 30-40 giorni. Andiamo avanti, ci vediamo Ibra. Non puoi parlare adesso, sorride, e dopo se sempre vuoi. Dani. Sempre voi, sempre voi. Va bene, Eh sì. lo rivedremo Zlatan probabilmente. È arrivato Rade. Non so se lo vedete là Al dietro, tripudio della gente, piccolino. vedo. Che è successo? È arrivato anche un van e credo che sia quel van. Io mi Ah, avvicino. ecco perché c'era il tripudio della gente. Adesso... Non so se... Ma dov'è? Vai, vai, Lo vada, vedete? vada, Boiani. Se vuoi puoi proprio andare. Vado? Tanto, a questo punto, sì, Da ma tanto lo sai prenderlo. cosa succede quando arriva il van di Rafa, che Sì, passano non quei è quel van, non è quel van 12 e quindi mi minuti. allontano. Non è quel No! van. Mi dispiace. È No, un vabbè. altro van e aspettiamo. Per Nel quel van mentre, aspettiamo. nel Sì, mentre, Jerry si prende Ibra, non solo Milan, Cardinale e Zlatan avanti insieme in altri progetti. Nuovo incontro per definire il ruolo dello svedese, diviso tra il club rossonero ma non da dirigente e le altre attività di Redbird. Dai ragazzi, non ci prendiamo in giro, di cosa parlano se non del Milan? Su, facciamo i bravi. Ehm, C'è una questione in ballo, cioè ovviamente definire un po' i contorni di quello che dovrebbe essere nel caso del ritorno di Zlatan Ibrahimovic. Eh, mh, Ieri ho già letto addirittura qualche carica che dovrebbe mm. cambiare, eccetera. Io aspettiamo, non ci lanciamo poi che poi ci bruciamo. Ma sì, ma che senso ha Però provare che, a... Sì, per la notizia. Che Zlatan si interfacci direttamente con Cardinale è vero, lo ha fatto anche in passato, lo ha fatto ieri e vorrà farlo in futuro, direttamente con Cardinale. Poi, una volta che arriverà, capiremo bene come, proveremo a analizzare, eccetera, eccetera. Non mi lancerai oltre, mi lancerai invece su Milan-Paris Saint-Germain di ieri sera. Tra l'altro, ahimè, dobbiamo registrare pesanti scontri in zona Navigli con Sì, le due tifoserie che sono venute a contatto e c'è anche qualche ferito, insomma, sì. non bellissimo, soprattutto penso per chi si è trovato in quel momento
a passare in zona e si è ritrovato in mezzo. Sì. E credo anche i proprietari dei locali in tutto ciò. Assalto al Paris Saint-Germain in campo per sperare di rilanciare la stagione. Questo è la notte, scrive Gazzetta dello Sport. In piccolo c'è il campetto lo zoomiamo così andiamo a parlare dei 22. Con Maignan in porta, Calabria, Tomori, Ciao e Teo Hernandez, Loftus-Cheek, Reinders e Musa. Quindi non Rade Krunic ma Musa. Quindi centrocampo più tecnico, se vogliamo. Bisogna capire dove va Musa. Se Sì. mezzala, con Reinders che scala mezzo, o che cosa. Mm-mm. Pulisic, Giroud e Raffaeleao davanti, e questi sono battezzati, e questi sono. Questa, Simo, è la migliore sul Milan, semplicemente è la migliore formazione possibile, secondo me. Sì, anche perché Cioè, vi leggo la proprio panchina. che dei titolari, intendo. Cioè, tra tutti i giocatori che abbiamo, è la miglior formazione possibile in questo momento. Sì, credo anch'io che siano praticamente i migliori, con Mirante, Nava, Florenzi, Bartesaghi, Krunic, Adli, Pobega, Ciukwueze, Okafor e Jovic, che sono i giocatori in panchina. In teoria sembra proprio che non venga aggregato nessun Primavera, che ha la partita di Youth League nel pomeriggio, ma comunque nessun Primavera salirà a sedersi in panchina con i grandi. Il Paris Saint-Germain invece giocherà con Donnarumma in porta, Hakimi, Marquinhos, Skriniar e Lucas Hernandez in difesa, con Ugarte e Zaire Emery a centrocampo. Poi il Gazzetta oggi E li mette... Vitinha, sì. Ecco, sto per dire. Gazzetta li mette a 4 davanti, ma Vitinha largo a sinistra non ci sta. Con Mbappé, Colomani e Dembélé davanti. No, ma poi ci possono creare delle situazioni in cui si trovano così in campo, e anche perché il Paris Saint-Germain attacca di fatto con 4 giocatori, però Vitinha è di fatto la mezzala, anche perché in fase difensiva fa la mezzala e si stacca un pochino quando poi vai in attacco. È più un 4-3-3 che diventa un 4-2-4 che il contrario. Quindi sì, ripeto, io li avrei messi 4-3-3, però insomma, così giocheranno. C'è sempre costantemente il ballottaggio Colomwani-Ramos, con Ramos che secondo me in questo momento sta facendo molto meglio. Muani ha fatto forse un paio di gol in più, o comunque in Champions col Milan ha segnato la scorsa settimana, quindi forse gode anche di quella cosa lì. Però anche a Gonzalo Ramos bisogna stare attenti, così come io starei molto attento, no? Ci focalizziamo tanto su Mbappé, l'ho detto anche prima, Mbappé è veramente, ha un'aura attorno, cioè c'è poco da fare. Io ero anche molto emozionato ieri, non lo nascondo. L'avete tanto già visto, anche alcuni di voi l'avranno già visto nel match preview che vi invitiamo a recuperare dopo Mattino Milan. Starei molto attento alla fascia di destra, perché con Montpellier si sono divertiti tanto, e Dembélé, se becca la partita, è veramente un giocatore devastante, è un ragazzo che ha delle qualità che purtroppo per lui, per fortuna dei suoi avversari, spesso ha un pochino sprecato, ma è veramente un giocatore che se mette la testa nei 90 minuti è pazzesco per quello che può creare. Quindi, e ha Hakimi come suo compagno di fascia. Con Montpellier, che era concentrato tanto a diciamo, contenere Mbappé, si sono divertiti su quella fascia. Dovremmo stare attenti anche noi e non dare troppo diciamo, troppa lente di ingrandimento a Mbappé, perché sennò ti puniscono dall'altra parte. L'arbitro sarà Gil Manzano. Occhio, perché è uno dei, diciamo così, decisionisti. Non è un arbitro che guarda la partita, è un arbitro che tende a pesare sulla partita, quindi occhio. A proposito del match preview, recuperatelo, perché c'è un'intervista molto interessante a una collega dell'equipe che, se mai dovesse, insomma, il Parì l'abbiamo già affrontato all'andata, quindi un po' lo conosciamo, ma se avete qualche dubbio da togliervi, lo trovate direttamente nel preview di questa mattina. Nel mentre, caro Henry, visto che andiamo di spoiler su spoiler, sono arrivate le 9.58, noi siamo praticamente arrivati in chiusura di questo Mattino Milan, ti resta Si è una aggiunto mezz'oretta. Rade Krunic. Ti resta una mezz'oretta per gli altri 15 circa malcontati che devono ancora Sì. arrivare.
Noi quindi speravamo di siamo più o meno. portarvi qualche Chi video sono in più. arrivati, giusto per fare il conto della serva? Sono arrivati Pobega, Pulisic, Florenzi, Maignan e a questo punto Rade Krunic. Va bene, Henry, grazie. Noi ci Grazie. ritroviamo quando? Tra poco, direi, con Chiama Milan delle 11 Sì. e poi ci ritroviamo velocissimamente per 2 appuntamenti quest'oggi, cioè lunch e talk. Poi in serata torna il post e torna anche mister Emanuele Bottoni. Grazie, Henry. Grazie a te, grazie a tutti e ci ritroviamo nel corso della giornata. Mi raccomando, perché questa sera, nel bene e nel male, si decide la Champions del Milan, quindi bisogna vincere. Grazie a tutti per essere stati qui con noi, ci vediamo tra poco. Ciao. Yunus photo, Yunus, please, a picture. Grazie, Yunus. Musa. Attivo Teo! Attivo Teo!